Ciao ragazzi, qui Justice, benvenuti in questo nuovo video del Team United We Stand. In questo video vi mostro la decklist che mi ha consentito di fare torneo perfetto, quindi di vincere tutte le partite della Svizzera e successivamente tutte le partite della top al primo torneo organizzato da Bardax. Torneo che comunque ci ha mostrato un meta variegato, quindi la presenza di Cyber Angel, di Volcanic, di Dragoon, di Beatdown, di Koala e tanti altri deck. Passiamo quindi alla skill card che ho utilizzato è stata Powerbond e ci permette quindi di evocare un mostro al nostro extra deck scartando una carta dalla nostra mano. E il mostro che andremo ad evocare guadagnerà attacco pari all'attacco originale. Quindi in questo caso, se andremo ad evocare il golem, andremo ad evocare un golem con 8800 punti in attacco. E il lato negativo della skill card è sicuramente che non ci permetterà di attaccare direttamente con il mostro che abbiamo evocato, e anche quello di subire danno pari all'attacco del mostro a fine turno. Quindi in questo caso, se andremo ad evocare il golem a fine turno, andremo a subire un danno parecchio ingente. Diverso discorso sarà se andremo ad evocare Chimeratech, dato che il suo attacco è abbastanza variabile. Poi andiamo al main. Passiamo al main. Triplo golem ovviamente per ovvi motivi, è anche un effetto abbastanza interessante, e chiaramente la carta che fondamentalmente ci andrà a permettere di evocare il golem fusione. Triplo cavaliere perché innanzitutto ha 1800 punti in attacco, quindi un buon attacco. Poi eventualmente possiamo rievocarlo, dato che è Gemini, e quindi questo ci consentirà di fargli guadagnare anche questo effetto, che è abbastanza utile. Quindi non permetterà all'avversario di attivare le carte magia e trappola fino alla fine della damage step, quando lui attaccherà. Tripla Cyber Fenice. Cyber Fenice è una grande carta in questo deck perché innanzitutto ha l'effetto che ci permetterà di proteggere i nostri mostri macchina quando è in posizione d'attacco. Quindi noi andremo a proteggere i mostri macchina da magia e trappola, che ovviamente targettano i nostri mostri macchina. Successivamente posso anche citare questo secondo effetto, che non è da sottovalutare. Quindi quando è distrutto in battaglia ci permetterà, è mandato al cimitero, ci permetterà di pescare una carta. Tripla Dea. Dea è davvero OP in questo deck, perché ci consentirà di sostituire il golem, e quindi eventualmente, se non abbiamo golem, ci permetterà di andare in sinergia con i nostri altri mostri gear e quindi evocare il golem antico. Quindi tanta roba. O eventualmente ci permetterà di evocare Chimeratech, quindi sostituendosi a un Cyber Drago. Ricordo che la Dea non si può sostituire a mostri macchina generici in questo caso, quindi potrà andare a sostituire solo ed esclusivamente Cyber Drago, e d'altro canto anche in questo caso non potrà andare a sostituire i mostri gear, ma soltanto il golem antico. E quindi è un lato negativo che dobbiamo tenere sempre a mente quando utilizziamo questo deck. Tripla Jara, sicuramente per pulire il campo, spacca tutte le magie e trappole al nostro avversario. Il lato negativo è che gli consentirà di
di pescare una carta per ogni carta magia o trappola settata che abbiamo distrutto. E chiaramente una carta che secondo me va giocata in 3x in questo deck. Triplo gadget, è immancabile triplo gadget, perché comunque quando viene evocato ci permette di dichiarare magia, trappola o effetto di mostro, e il nostro avversario non potrà attivare il tipo di carta dichiarato fino alla fine del damage step, chiaramente quando si attacca. Quindi è una carta che ci consente anche di prevenire ad esempio l'attivazione dell'effetto di Curibosfera, quindi io lo consiglio in 3x. Poi soltanto doppio soldato, perché è un deck sostanzialmente che va giocato a parer mio a 20 carte per cercare di otticappare il prima possibile. Quindi la scelta rispetto a altri gear, ad esempio la bestia, è andata su di lui, perché comunque possiamo evocarlo senza aspettare un turno. Nel senso, se avessimo giocato bestia magari non sarebbe stato, a volte comunque nei test ho notato che è una pescata morta, quindi in questo caso ci permette di evocarlo subito ed eventualmente attaccare. Poi il ricordo è sempre un mostro gear, quindi ci permette anche di utilizzarlo per evocare la fusione. Poi doppio ciclone, perché in generale è una carta forte, ci permette di liberarci dalle carte magie e trappole all'avversario, e poi è anche utile contro deck come Volcanic ad esempio, per levare il Blaze Accelerator. Quindi questo è stato il mio pensiero per inserirlo in duplice copia. E doppia Waboku e doppio Curibosfera, principalmente contro Cyber Angel, perché la Jara nel 99% dei casi contro Cyber Angel è una carta inutile, dato che è un deck abbastanza offensivo, quindi non ci aspetteremo mai da quel deck difese o carte settate. E quindi queste tre sono le carte che leverei sicuramente contro Cyber Angel. Poi molto probabilmente la scelta ricadrebbe sulla quarta carta da levare per queste quattro, o una tra Cyber Fenice o comunque un soldato. Sono carte comunque utili anche in mirror match, se eventualmente comunque c'è un avversario che gioca lo stesso deck. E ad ogni modo sono carte generiche, quindi tutte e 6, voglio dire, quindi eventualmente se in qualche matchup vogliamo fare qualche piccola variazione, sicuramente possono venirci sempre in aiuto. E ricordo che se ad esempio il nostro golem viene distrutto, il golem non solo ha statistiche estremamente elevate, però ricordo che ci permette di infliggere attacco perforante quando combatte contro un mostro in posizione di difesa, e inoltre l'avversario non potrà attivare magia e trappola quindi quando lui attacca. Quindi ha un effetto a parer mio davvero devastante, specialmente se pompato dei guadagni, insomma, che la skill card ci darà. E infine effetto da non sottovalutare è che quando questa carta viene distrutto ci permette di evocare ad esempio un golem dal nostro cimitero, ignorando le condizioni di evocazione. Quindi è una carta ultra top che è funzionale alla strategia del nostro deck. Chimeretech, vabbè, è una carta che penso tutti conosciate, quindi
non spenderò ulteriori parole su Chimeratech. Bene ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, spero che proviate in futuro questo deck, fatemi sapere se vi è piaciuto ed eventualmente se pensate sia più conveniente effettuare dei cambi, ecco. Grazie per la visione, se il video vi è piaciuto mettete like, condividetelo, iscrivetevi al nostro canale e anche alla nostra pagina Facebook se vi va. Grazie di nuovo per la visione e alla prossima, ciao!